Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere. Così, semplice, netto, seguendo un piccolo schema. Cosa sta arrivando nella tua vita che è la porta, no? Qual è l'energia che si sta per manifestare nella realtà, dove il campo, l'ombra, ciò che può farti inciampare o rallentare. Vediamo anche l'alleato invisibile, l'aiuto e poi il frutto, cioè che cos'è che raccogli da questo evento che sta per accadere, ok? Andiamo subito a vedere. Allora, Ariete, cosa ti sta per accadere? È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Poi per allearsi meglio agli eventi che sono enti, entità, spiriti, sotto l'info box c'è la pratica dei 21 giorni che trovate sempre sul canale, come fanno ormai migliaia delle nostre ragazze, ampliando il loro stato di coscienza e alleandosi con l'invisibile. Allora, prima di tutto, prima carta, cosa sta arrivando nella tua vita? La porta. Quale spirito stai per incarnare nella tua vita? Sotto forma di esperienza concreta, un incontro, un'occasione, cosa sta per accadere? Il campo, dove atterrerà questa energia? Amore, lavoro, corpo, spiritualità o ambedue o più di un ambito? Qual è l'ombra? Ciò che può farti inciampare o rallentare? L'aiuto, l'alleato invisibile in questo evento, la medicina, il dono che sostiene. E poi il frutto, cioè la manifestazione concreta, ciò che raccogli da questo evento. Anzi, mettiamo, sì, così, va bene così. Allora, ragazzi miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa ti sta per accadere? Allora, andiamo a vedere. Prima carta, la porta, l'energia. Ah, beh, abbiamo un bel cavaliere di bastoni, qua ci sono dei cambiamenti. Sta arrivando l'energia di movimento qua per te. Entusiasmo, iniziativa, c'è qualcosa ti chiama a partire, a prendere coraggio, a seguire il fuoco dentro di te. Non è ancora tutto definito, no? Però la spinta è potente, urgente, qualcosa di urgente. Per esempio, potresti ricevere un'offerta di lavoro molto stimolante, oppure un invito che ti eccita, oppure sentirti pronta o pronto a lanciarti in un progetto creativo. Cioè questo è un impulso che ti spinge a muoverti, anche se non conosci tutti i dettagli, no? Il cavaliere di bastoni a livello sciamanico è proprio lo spirito del fuoco, quello che corre davanti a te, no? Il vento che apre le ali della tua anima, il messaggero che porta la scintilla della passione. E questa grande forza, vediamo in quale campo? 10 denari, lavoro e famiglia. Allora, l'energia del cavaliere qua atterra nell'ambito della stabilità e della prosperità, cioè qua si parla di risultati concreti, di sicurezza materiale, di famiglia, di patrimonio, oppure la creazione di un progetto solido. Quindi a livello di dettaglio quotidiano può manifestarsi come un'opportunità di lavoro remunerativa, cioè un progetto che porta benessere a te e alla tua famiglia, oppure un momento di armonia e abbondanza tra le persone care. Qua vedo proprio la realizzazione concreta di ciò che semini, cioè una bellissima stesa. Quindi l'ambito principale è il lavoro e la famiglia. E il 10 denari è la terra che accoglie il seme del cavaliere, no? È il tesoro nascosto nelle radici della tua vita, il frutto del tuo impegno che cresce insieme a chi ami. Sì, molto forte, inizia in modo molto forte la stesa. Vediamo qual è l'ombra. Ah, il 9 di coppe. Attenzione alla tentazione di accontentarti. Allora, l'ombra qui è il rischio di fermarsi nella soddisfazione superficiale. Cioè potresti sentirti appagata o appagato subito per questo evento qua e perdere questo fuoco iniziale, no? Oppure potresti aspettarti che tutto arrivi pronto senza sforzo. Allora, il dettaglio quotidiano è questo: attenzione alla tentazione di accontentarti, di dire va bene così, senza esplorare pienamente tutte le altre possibilità, no?
perché anche le emozioni e i desideri soddisfatti possono diventare dei freni se ti attacchi troppo alla zona comfort. Mi spiego? Sì, cioè riconosci il piacere, però non perderti. Cioè continua a esplorare, mi dice questa carta, continua a esplorare. Vediamo qual è l'aiuto invisibile. L'eremita. Ah, guarda, hai un alleato invisibile. E sia il tuo spirito guida, l'amante mistico o un antenato, questo alleato invisibile porta saggezza, porta introspezione, porta guida interiore. È un momento in cui l'ascolto silenzioso, il confronto con te stessa o te stesso interno ti sostengono molto più di chiunque altro all'esterno. Cioè a livello quotidiano potresti ricevere un consiglio saggio da qualcuno esperto. Oppure sentire dentro di te una chiarezza che ti permette di scegliere la direzione giusta. Cioè è il faro nel buio. È il faro nel buio che ti mostra il percorso sicuro, mi spiego? L'eremita è la lanterna che illumina la tua anima, no? Cioè cammina lento ma deciso, accompagnato dalla luce, dalla luce interna che già possiedi. Sì. E vediamo cosa ne consegue da questo evento. E qua abbiamo un re di coppe. Guarda, il risultato finale vedo un equilibrio emotivo, padronanza dei sentimenti, vedo la capacità di gestire le relazioni con saggezza, con il cuore aperto. Cioè qua arriva un frutto maturo, c'è una stabilità interiore tua che riflette anche all'esterno. Può essere una persona, può essere perché la tua stabilità interiore che come specchio si riflette all'esterno con una stabilità anche all'esterno. Quindi potresti diventare molto più sicura o sicuro nelle relazioni, potresti gestire meglio le emozioni nel lavoro, oppure guidare con empatia chi ti sta intorno, le persone che ti stanno intorno. Questa è la piena manifestazione dell'energia del cavaliere, in un contesto qua solido e maturo, ok? Cioè il re di coppe qua è una sorta di custode del tuo cuore, no? Padrone delle acque interiori, armonizza il fluire delle emozioni, dona saggezza a chi ti circonda. Vedo che questo evento di questa energia e movimento, no? Porta una solidità, stabilità emotiva, quindi questa energia di movimento e di passione che trova terreno fertile qua nella stabilità e nella prosperità concreta ti apre a questa possibilità. Allora la sfida non è fermarsi però al piacere o l'appagamento superficiale che ne deriva da questa cosa che ti piace, che ti arriva, ma ascoltare la guida interiore che ti aiuta a scegliere qual è veramente la strada giusta. Il frutto di tutto questo, è un equilibrio emotivo, saggezza nei rapporti, padronanza dei desideri. Ripeto, la pratica principale scusami, l'ambito principale è lavoro e famiglia, con dei riflessi anche sul piano emotivo e relazionale, cioè coinvolge più aspetti della tua vita, l'aspetto concreto, l'aspetto emotivo, l'aspetto spirituale, mi spiego? Sì, sì. Cioè praticamente qua è come se l'universo ti desse una piccola scossa con quello che ti sta accadendo. Qua vedo che senti il cuore accelerare, l'energia pronta a esplodere. Questo non significa solo correre, ma prendere il primo passo verso qualcosa di nuovo, senza aspettare che tutto sia perfetto. Quindi potresti ricevere o una telefonata inaspettata che ti propone un progetto, l'idea di fare un viaggio oppure un corso che accende la tua passione, una scintilla di entusiasmo che ti fa cambiare modo di lavorare o di relazionarti. Cioè vedo che come la sfumatura emotiva qua è molta eccitazione in questo evento, curiosità, forse un po' impazienza, anche ansia da novità, no? Sì. Il terreno dove, ripeto, trova questa energia, dove attecchisce la concretezza. Sicurezza, abbondanza, lavoro stabile, relazioni familiari solide. L'energia del cavaliere qua non è caotica, cioè trova proprio un luogo dove crescere, diventa frutto reale, quindi potresti avere delle opportunità lavorative e remunerative. Un progetto creativo che porta sostegno economico, anche della reputazione e dei momenti di gioia familiare, armonia familiare proprio come una buona notizia, un traguardo condiviso, ok? Quindi vedo gratitudine, responsabilità, desiderio di stabilità.
L'unica cosa è la tentazione di fermarsi sul piacere, oppure di credere che la soddisfazione superficiale sia tutto. Cioè qua potresti sentirti già appagata o appagato e perdere un po' la spinta a crescere, no? Perché arriva qualcosa di bello, però attenzione a questo. Oppure potresti aspettarti dei risultati immediati senza impegnarti davvero. Quindi qual è il dettaglio che ti fa capire questo? Io vedo qua una soddisfazione momentanea di quello che arriva. Desideri emotivi, a volte però potresti avere dei desideri emotivi che distraggono dalla direzione più alta, no? È una sorta questa di comodità o appagamento materiale che diventano però freno al movimento. Sai, il compiacimento, l'indulgenza, una leggera pigrizia emotiva. Però qua hai un alleato che ti dice non fermarti qua. L'eremita dimostra che non hai bisogno di risposte esterne immediate, ma di ascolto, di introspezione, e quindi ti aiuta, ti guida a capire dove concentrare le energie e come usare al meglio il fuoco del cavaliere. Quindi potresti ricevere un consiglio saggio da una persona fidata, avendo dei momenti oppure avendo tu stessa o tu stesso dei momenti di chiarezza interiore che ti permette di fare le scelte ponderate. Sì. Beh, quello che deriva qua è un grande equilibrio emotivo, Cioè la combinazione di movimento, concretezza, introspezione, gestione dell'ombra, qua a te con questo evento porta maturità emotiva, stabilità interiore. Il dettaglio qual è? Ci sarà maggiore fiducia nelle relazioni amorose, familiari, ci sarà maggiore capacità di gestire situazioni complesse con calma, con cuore aperto, e anche la realizzazione di un progetto che porta soddisfazione profonda e duratura. Quindi questa è una bella cosa che ti sta accadendo, quindi è una, come dire, quello che ti accade come obiettivo di questo evento, gli eventi sono enti, entità, spiriti, è l'equilibrio emotivo e padronanza delle relazioni per te. Ok? Quindi, ribadendo, per concludere, ambiti principali, lavoro, progetti concreti. Famiglia, relazioni, 10 denari, re di coppe indicano armonia e sostegno. Anche l'ambito emotivo spirituale, l'ombra e l'eremita qua ti insegnano l'introspezione e la gestione dei desideri e della crescita personale. Ok? Quindi è una stesa che coinvolge più aspetti della vita, pratico, emotivo e spirituale. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli. Guarda con occhi nuovi, sì, qualcosa di nuovo che ti darà molta soddisfazione. Agisci subito, guarda col cavaliere di bastoni, non fermarti alla soddisfazione personale subito, perché è qualcosa che ti fa felice e ti potrebbe fare stare un po' nella zona comfort. Quindi succede qualcosa che ti entusiasma, non fermarti lì, però dice l'eremita, no? E no, appunto, non fermarti lì. Non è il caso di continuare a lasciare andare con serenità, si riferisce a questo 9 di coppe qua, all'ombra, perché l'ombra qua mi parla un po' della sfida, no? Che non fermarti alle prime soddisfazioni oppure ai piaceri superficiali. No, non fermarti alle prime soddisfazioni o ai piaceri superficiali, perché e non rispetto a questa situazione qua, rispetto magari una soddisfazione momentanea che poi ti fa procrastinare. Quindi non fermarti sulla soddisfazione superficiale, perché potresti sentirti, ripeto, appagata e perdere un po' la spinta a crescere, no? Oppure aspettarti risultati immediati senza impegnarti davvero. Però il Re di Coppe ti farà fare la scelta giusta con la saggezza dell'eremita. Ok? Ok, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, mi raccomando, studiate e praticate sempre, io ti abbraccio, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.